Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche e affettive per la seconda metà di novembre 2023. Ok. Abbiamo il sole, amici dell'Aquario. Bellissima carta, carta che esprime subito calore, calore affettivo. È una carta che fa riferimento anche alle amicizie e alle relazioni genuine, quelle pulite, quelle pure. Tenete presente che questa è una stesa generale sugli affetti, quindi può riguardare sia affetti familiari che di amicizie che romantici. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Se poi siete single, ho già pubblicato le letture dei single, le trovate nelle playlist del canale, nell'oroscopo mensile e le potete integrare con queste letture. Intanto vi ricordo che anche queste letture sono generali, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere, e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Allora ragazzi, partiamo con un 2 di bastoni, la carta dell'appeso, abbiamo un 10 di bastoni, quella non l'ho vista, fante di coppe al contrario, il sole nuovamente, 3 di spade, il mago e un asso di denari. Ragazzi, si parte da un'energia un po' indecisa, un po' in stand-by con questo appeso, questo 2 di bastoni. Ho come la sensazione che qui ci sia la volontà di iniziare un progetto, c'è la voglia di lasciarsi indietro qualche tipo di realtà, ma con la carta dell'appeso è un po' come se le cose fossero ferme nella terza settimana di novembre. Qui ho come la sensazione che potrebbe riguardare un'amicizia. Andiamo a vedere con i mini tarocchi così riesco a essere più precisa. Allora, andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un'imperatrice e la morte. Interessante, perché è un po' come se la decisione fosse se espandervi con quello che già avete oppure se rigenerare completamente la relazione piuttosto che la situazione. Scusate. Andiamo a vedere l'appeso. Papa e 9 di coppe. Interessante, perché devo dire che queste due carte mi richiamano un po' un certo percorso spirituale. È come se si fosse raggiunto un certo tipo di elevazione, mi viene da dire. Tenete presente che il Papa fa anche riferimento ai mediatori. È come se si stesse cercando una via di mezzo, una via che possa rendere comunque appagati, come ci dice questo 9 di coppe. È interessante perché per qualcuno può anche far riferimento al matrimonio, visto che è un papa, ed è un po' come se scusate.
Forse non devo dire quello che sto per dire, perché continuo a tossire su questo appeso. Ragazzi, qui ho come la sensazione che sia un po' il sono bloccato, bloccata in questa situazione ufficiale, dove comunque sto bene perché c'è questo sogno compiuto, però di qui c'è, mi espando lì dove sono oppure cambio completamente, lascio indietro il passato. Andiamo a vedere questo 10 di bastoni. 5 di spade, 8 di spade e 8 di pentacoli. Probabilmente siete un po' lì, diciamo in fase di appunto riflessione, perché c'è qualche tema legato al lavoro che non vi fa vedere chiaro. Può essere che non abbiate un lavoro stabile, può essere che non abbiate un lavoro direttamente e quindi questo crea preoccupazioni per quel tipo di passaggio che voi vorreste fare. Andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo il carro e una regina di coppe. Ho come la sensazione che potrebbe riguardare anche il discorso figli per qualcuno, non solo amici. Comunque, al di là di quello che è, supponiamo che sia un progetto, che sia una relazione tra amici, una relazione, ehm, diciamo, il Sole fa riferimento ai bambini, no? Quindi una relazione di coppia dove c'è un'idea di un bambino. Qui il punto è allarghiamo la famiglia e vi dico così perché ci sono le due carte che per eccellenza rappresentano la gravidanza. Tipo, facciamo questo progetto, andiamo avanti, o qui è il caso di tagliare, perché comunque se rimango fermo, sembra che tutto sia a posto, sia riconosciuto, sia giusto. Se invece alzo un po' di più la testa, no, gli equilibri cominciano a cambiare. Però ho anche la sensazione che qualcuno qui, perché tenete presente che comunque la morte è una carta di sofferenza, è una carta di cambio, una carta di trasformazione e qui vediamo il cambio con questo carro. Però ho come la sensazione che siano troppe idee e troppa poca concretezza. Cioè, le idee va bene averle, ma poi bisogna farle atterrare, materializzarle. Andiamo a vedere questo sole. Torre e 10 di spade. Guardate ragazzi, ho come la sensazione che qui crollerà un'amicizia. Un'amicizia ufficiale, l'idea di avere un bambino, l'idea di poter costruire qualcosa con quella persona, l'idea di poter andare avanti nel progetto di coppia. Ripeto, dipende da che cosa, perché l'imperatrice parla della gestazione di un bambino, di un'idea, di un progetto, ok? Quindi quello che per voi fa riferimento, però qui è un po' come se le cose non fossero chiare, C'è il 10 di spade che è l'arcano minore della morte, avete bisogno di tagliare qualcosa, tutti questi pensieri. Ho come l'idea che qualcuno sia comodo nella zona di comfort lì dov'è, però vorrebbe cambiare perché l'appeso è una carta di accettazione, è appeso a testa in giù, è sofferente, ma lui accetta la sofferenza, accetta la situazione e sotto abbiamo un papa, ragazzi, accetta che qualche cosa di ufficiale lo faccia tenere, ce lo faccia rimanere appeso. Però c'è anche questo 9 di coppe che mi dice che qualcuno, tutto sommato, non sta poi così male. Magari
siete in quella fase della vostra vita dove avete un compagno, un partner o una partner, sapete che vale sia per uomini che per donne, con la quale state bene, avete il lavoro dei vostri sogni, avete una casa, siete tranquilli, sembrate felici, però in realtà con la carta dell'appeso vi sentite appunto bloccati. Andiamo a vedere il 3 di spade. Abbiamo un cavaliere di spade e un 2 di bastoni. Interessante perché il 2 di bastoni ce l'avevate già qua all'inizio. Quindi è come se ad un certo punto dicesse no, boh, basta. È come se doveste prendere una decisione, ma verso fine novembre vi sottrarrete dal prendere questa decisione. Infatti la torre è al contrario, non c'è la catastrofe, è lì. Si dovrebbe, si potrebbe, c'è anche un 10 di spade, c'è la necessità di chiudere un ciclo, che può essere un qualche cosa che sia successo che vi ha fatto soffrire all'interno di questa amicizia, però magari non è proprio il caso di chiudere l'amicizia, ma si può anche semplicemente risolvere la situazione. Se fosse dico amicizia perché il sole fa riferimento proprio a quello, ma fa riferimento anche dei figli. Diciamo che con questo 3 di spade, ragazzi, avete parecchie spade, tra l'altro. 10, avete l'8, avete il 5. Devo dire che qualche elemento un po' pesante lo vivrete verso la fine di novembre, ma ripeto, ho la sensazione che qualcuno qua leverà le tende, ovvero scapperà a gambe levate. Andiamo a vedere il mago. La stella, wow! Beh, mi piace molto perché perlomeno si finisce con il mago, un asso di denari, e di nuovo l'appeso, la stella e l'appeso. Allora, qui parte un nuovo periodo. Secondo me a dicembre si gira pagina, si cambia pagina, insomma. C'è il mago, c'è un nuovo inizio, c'è anche l'asso di denari che anche questo è un nuovo inizio che può radicare. È un po' come se vi dicessero avete tutte le capacità per realizzare i sogni che voi volete. Dovete semplicemente passare nella fase del perdono. Perdonate voi stessi, perdonate l'altro perché magari non viene a chiedervi scusa. Ci sono dei nuovi inizi comunque, ok? Se fosse una questione tra fratelli, ragazzi, ci potrebbe essere qualche hobby, lavoro, professione, passione, non lo so, in comune, che è ora, come dire, di lasciarvi indietro, nel senso che probabilmente non è il caso di interrompere la relazione, però sì il progetto che avete insieme. Perché qui sento come se uno dei due volesse proprio scappare e potreste essere voi. Andiamo a vedere ancora un oracolo da parte degli angeli del cuore. Vediamo che cosa vi dicono. Relazioni delle vite passate. Vi siete conosciuti in passato. Fatemi vedere. Mm. Non ho carte che in realtà facciano riferimento a questo nella lettura, però considerato che c'è 2 volte il sole, sì che potreste essere stati fratelli d'anima. Magari non siete amici o fratelli in questa vita, ma lo siete stati. Perché questa cosa del fratello ce l'ho proprio tanto, o fratello o amico, ce l'ho proprio tanto forte. Più dei figli, che di solito il sole può fare anche riferimento ai bambini e ai figli in generale, però qui è come se avesse bisogno di trovare una
risoluzione alla dinamica di comportamento, perché se vi siete conosciuti nelle vite passate e avete pattuito di reincontrarvi in questa vita, è perché avete ancora delle cose da insegnarvi, quindi la relazione in sé comunque è produttiva. E poi comunque terminiamo con un bellissimo asso di denari, ragazzi. Quindi, bene amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire, insomma, che movimento avranno le energie nel prossimo periodo. Fatemelo sapere nei commenti, potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Nei video riservati agli abbonati io praticamente ho riassunto tutto quello che ho imparato io, tutto quello che è servito a me durante la mia fase del risveglio spirituale e vuole essere un aiuto, diciamo così, per chi ha bisogno magari di una guida. Mm? Bene, se avete piacere potete guardare i temi che tratto dalla playlist del canale, sono quelli con la copertina viola, così vi rendete conto dei temi che tratto. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!